Siamo reduci da una nottata violentissima tra fulmini e saette e pioggia. Dai, fai vedere quegli altri poveri francesi, poverini nostri vicini, che si sono accollati una notte di tempesta, ma tempesta a 1800 metri, in tenda, poverini, e sono devastati. Cioè, noi invece 5 stelle 5 stelle. lusso, comfort, plus plus plus. No, più che altro c'era un vento pazzesco che Beh, ma scuoteva, la pioggia. scuoteva il furgone, cioè si ballava dentro, non so come abbiano fatto a dormire in tenda i ragazzi. 5 stelle lusso. Adesso vi presentiamo la nostra casa mobile. La testa che l'ha creata. Eccola qua. Quant'è che ci hai lavorato? Ci abbiamo lavorato? Un paio di mesi? Sì, più o meno. Gennaio, gennaio-febbraio. Sì. Preso a gennaio, poi un paio di mesi per fare tutti questi lavoretti che adesso vedrete e poi siamo partiti, abbiamo dato priorità alla partenza. Anche perché noi siamo abbastanza... ci descrivono come minimalisti, ma in realtà non è vero. Abbiamo tutto, cioè nel senso, vabbè, qua è un po' vuoto. L'altro giorno cos'era il tizio di olandese che fa: ehi, senti! E gli abbiamo detto: sì, ma tu nel tuo fucking van non riesci a fare yoga quando piove? Noi invece sì. Non puoi stenderti per terra con un tappetino in ingresso. E soprattutto non puoi fare i mini party in 4 ballando dentro, no. tipo dance floor. Beh, in un van normale sicuramente non si può ballare così. Quindi piccola divisione, veloce veloce. Vai. Gas. Posate. Bombola più cestino. Qua c'è lavandino con acqua, quindi gavoni, abbiamo 35 litri di acqua. Lo scarico, abbiamo preferito farlo se non abbiamo bucato per fare uno scarico, ma scarichiamo, vabbè, a mano per ora. Super dispensa, tazze, tazzine, uova, colazione, pranzi e cene sotto, colazione sopra, per ora questa è l'unica regola. Poi sopra c'è il letto, estraibile. Qua si estrae, c'è l'altro pezzo che va a completare. Poi vabbè, qua varie mensoline con tutte le nostre cose, spezie, caffè, un po' di tecnologia. Facciamo vedere l'ultimo acquisto live online. Ta-da! Wow! Queste sono molto belle e io non vedevo l'ora di averle. E poi anche l'altro acquisto, sì, che potando, perché tra le altre cose nei 2 mesi ero lì che potavo come un pazzo gli alberi di casa. Allora ho trovato questo qua, ho detto invece di mettere un semplice muraletto bruttissimo, perché non facciamo qualcosa di più artistico? E infatti ho preso questo pezzo di giuggiolo, ci sta. Sì. Come ad esempio anche qui le nostre tendine l'altro giorno sono rotte le asticelle. Allora cosa ho fatto? Ho preso un altro pezzo di ramo e l'ha sostituito. l'ho sostituito. È molto più bello così in Sì. realtà. Qui abbiamo un altro scompartimento con pentole, altra tecnologia. Qua cos'è che c'è? Ah, i tamponi. Il tavolo, chiaramente la versione completa vorrebbe il tavolo a scomparsa, tac tac, però questo è alla fine, boh, 15 euro qua, alla fine va benissimo, nel senso lo chiudi, lo metti via e qua è tutto libero. Cioè io sono 1,85 e riesco a fare il cane a faccia in giù, cacchio, senza problemi, no? Quindi è una cosa molto, molto bella. Qui abbiamo il nostro frigo. Tren che alla fine monta gli stessi compressori della Dometic e costa la metà. Vabbè, e qua abbiamo tutta la parte tecnologia, quindi batterie, mamma cavi, mia, non l'aprimavo da un sacco. Aspetta. eccetera. Wow. Chiudiamo prima che si rompa tutto. Il regolatore. Ok, sì, qua tutto felice, tutto in regola, batteria full e basta. Smile. E qua invece abbiamo il mega spoilerone con il delirio, con tutti i vestiti. Questo è il nostro armadio praticamente. Esatto. Un po' di vestiti sono dietro. Ma ci sta tutto perché in realtà è super fondo.
Cioè, anzi, non pensavo che fosse così fondo. La parte di cose più chiaramente che utilizziamo per arrampicare, tappetini, eccetera, sono su questa parte dietro. Allora, questo cassetto praticamente arriva a circa a metà. Qua la dispensa fa 40 cm e qua invece c'è un'altra parte che va dentro fino a circa a metà. Tutta la parte dietro, chiaramente, da qua in poi è dedicata a tank di trasporto, cose, cioè porta praticamente caricata con tutto quello che ci serve. Vabbè, qua dietro adesso c'è il delirio, chiaramente, anche perché mi è arrivato un paccone gigante da fix con corde, caschetti, rinvii, di tutto e di più, per cui adesso diciamo una grossa parte è occupata da questo scatolone gigante. Vabbè, comunque qua c'è un po' cioè veramente di tutto. Scarpe, scarpette, Attrezzi, attrezzi, acqua, tappetini. C'è un pad nascosto da qualche parte, zaini su zaini di qualsiasi tipo. Vabbè. Comunque, a parte il van che, vabbè, ci sta, facciamo vedere in che posto siamo arrivati. Nelle Haute Alpes francesi e siamo nella fase di disgelo, infatti c'è una quantità di acqua, c'è acqua ovunque. Però dai, alla fine la giornata si sta risvoltando, adesso mi sembra che si stia alzando anche l'arietta, fa fresco e quindi probabilmente adesso ci prepareremo per andare in Falesia. Intanto vi abbiamo fatto vedere un pochino a grandi linee come è organizzato Fred. È chiaro che poi se qualcuno è magari alle prime armi e vuole avere un po' più di informazioni su come fare qualcosa, come dividere gli spazi, c'è un sacco di lavoro dietro, bisogna pensare tante cose, però noi siamo super a disposizione. Poi ovviamente c'è lo scontro con la cruda realtà, ovvero mi piacerebbe avere un van fighissimo con tutto tagliato, finito, perfetto, e poi magari ti trovi solo con una seghettina e devi tagliare pianali su pianali di legno e quindi dici... Cosa che abbiamo fatto noi, chiaramente. Praticamente questo van è stato fatto con una sega alternativa sì, e basta. poverina. Però diciamo che è stato sì comunque hardcore fare tutto il van, specialmente tutta la parte delle pareti laterali, i tagli eccetera, con la sega alternativa e un carro armato del 95 Sì, che usava mio nonno. Diciamo che la parte più, secondo me, più noiosa, un po' più brutta, è quella iniziale, in cui devi intanto capirti, perché hai lo spazio piccolo e devi farci stare tutto. E poi iniziare a pensare di dover coibentare tutto, e quindi lana di roccia, lana di vetro, mille cose che uno può Schiume, usare, non schiume. ed è la parte anche un po' più noiosa, cioè anche proprio da fare. Per quanto uno sia emozionato che dice wow, inizio a fare il van, secondo me è la parte un po' più noiosa. Comunque invece la parte più divertente diventa dopo, quando inizi a lavorare il legno, fare le mensole, il tavolo, il letto, eccetera eccetera, allora quello è molto figo. Questo è quello che abbiamo fatto in un paio di mesi di lavoro ed è venuto bellissimo, ed è la nostra casa dove stiamo felicemente in giro E tutto funziona a regola d'arte. Tac, adesso si spacca qualcosa di sicuro. No, non gufiamoci. Se doveste avere qualsiasi dubbio o bisogno di consigli, siamo qua.